Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi nasce da una riflessione molto semplice. L'altro giorno stavo chiacchierando con alcune amiche e mi sono reso conto di non aver mai visto la seconda parte del film Pearl Harbor. Se voi l'avete visto, scrivetemi nei commenti e fatemi sapere un pochino com'è, ma ovviamente non voglio parlare del film. In realtà voglio parlare del fatto che in 10 anni, forse più di 10 anni, 15, 20 anni, non ho mai concluso la visione di quel film. E se e se ci vado a riflettere sul serio, nella vita tra le cose che ho fatto e le cose che ho lasciato a metà, le cose che ho lasciato a metà sono più o meno il 70%. E visto che uno dei miei migliori amici continua a cazziarmi che lascio le cose a metà, oggi facciamo una chiacchierata proprio su questo argomento, ma ne parliamo subito dopo la sigla. Forza! Se io dovessi consultare uno psicologo del perché lascio le cose a metà, lui mi terrebbe inchiodato con delle sedute di terapia per anni, 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 anni. Ma in realtà, bene o male, i motivi per cui lascio le cose a metà, diciamo che li conosco, ho l'abitudine di studiare spesso il mio comportamento. Prima ragione, mancanza di motivazione. Molto spesso io apro dei progetti perché li trovo interessanti, poi mi rendo conto che possono essere o fallimentari o eventualmente richiedono un enorme impiego di energie, oppure, cosa molto più semplice, raggiungo già il livello che mi interessava raggiungere. Vi faccio un esempio. Una volta ho comprato una tastiera per imparare a suonare il pianoforte. Raggiunto la capacità di riprodurre 1, 2, 3, 4 brani, non mi sono mai messo a studiare musica come si deve, perché ho sempre fatto tutto da autodidatta, ma era abbastanza soddisfacente, quindi bene o male so fare quei 2, 3 brani, nulla più, non ho imparato a suonare, ma riesco comunque a divertirmi, quindi ho un livello base, proprio basico con la tastiera. Così con tante altre cose, raggiungo un livello medio, a volte raggiungo addirittura un livello avanzato, poi subentra la noia, la voglia di fare cose nuove e quindi poi quei progetti rimangono un pochino in sospeso. È successo anche con dei progetti fotografici, ad esempio ho aperto un progetto fotografico a tema danza che poi è rimasto in sospeso perché non è sempre facile trovare ballerini e ballerine disposte a collaborare molto spesso anche gratuitamente, quindi senza un budget. Capita che quando tu non hai un budget per portare avanti un progetto, poi dopo non lo riesci a portare avanti. Quindi mancanza di motivazione oppure mancanza di mezzi. Bene o male, queste sono le motivazioni che mi spingono a lasciare le cose a metà. Altre volte semplicemente le lascio a metà perché manca il tempo, mi riprometto di rifarle in un secondo momento. Quel secondo momento non arriva praticamente mai. E quel piccolo problema che tutti quanti noi abbiamo quando iniziamo a dire va bene, poi un giorno farò questa cosa, poi quando inizia a dire un giorno, quel giorno non arriva mai. Quindi se vi rendete conto che volete fare una cosa e ripetete spesso un giorno la farò, è meglio che la fate subito perché altrimenti finirete come me per non farla mai. Ci sono soluzioni a questa cosa? Beh, dipende, se uno le vuole risolvere, non sempre vale la pena risolvere il fatto di lasciare le cose a metà. Come dicevo, in alcuni casi può essere mancanza di motivazione, obiettivo raggiunto troppo presto o mancanza di risorse, ma altre volte semplicemente le cose le si lascia a metà perché non vale la pena continuarle, non vale la pena portarle fino alla fine. Può essere, ad esempio, mi viene in mente un corteggiamento. Se una ragazza non mostra interesse dopo un tot periodo di tempo, è inutile insistere, si diventa degli stalker, dei rompiscatole, e la cosa non va assolutamente bene. Oppure se si vuole raggiungere un buon livello nello sport, ma ci si rende conto che in quello sport, oltre un tot, diciamo, livello di capacità non si riesce ad andare, magari si può fare altro, oppure ci si può iniziare ad accontentare. Una volta stavo addirittura scrivendo un libro, però poi per mancanza di tempo non sono riuscito a portarla avanti. Probabilmente adesso con l'intelligenza artificiale e tanti altri strumenti riuscirei a finire di scrivere un libro in 2 giorni, ma vorrei farlo in vecchia maniera, quindi tastiera, computer e tante idee. Quindi quella è una cosa che rientra tra quelle che forse non farò mai perché rientra tra quelle in cui continuo a dire che le farò un giorno. Comunque, vediamo invece l'intelligenza artificiale che cosa pensa su questa cosa. Quindi facciamo una domanda a Gemini, ne sono tante, ognuno può scegliere quella che preferisce. Ok, allora Gemini, senti, volevo farti una domanda. Mi riesci a spiegare perché le persone lasciano a metà o incomplete le cose che iniziano? Certo, spesso le persone lasciano le cose a metà per diversi motivi. A volte perdono interesse, altre si sentono sopraffatte o non trovano le risorse necessarie.
Inoltre, la paura di fallire o di non essere all'altezza può giocare un ruolo. Ti è mai successo? Probabilmente sì, Gemini, ma se ne iniziamo a parlare diventi la mia terapista e non la finiamo più e onestamente vorrei evitare, grazie. Ok, bene o male ha dato le stesse motivazioni che da solo avevo già capito. L'ultima però è forse la più interessante, mi è sfuggita nel discorso che abbiamo fatto, la paura di fallire. Ecco, se ci si rende conto che un progetto non è fallimentare, ma lo si molla perché si ha paura di fallire, si lasciano le cose a metà perché vediamo sopraffatti dalla paura, beh, in quel caso bisogna fare un buon esame di coscienza e vedere se seguire dei percorsi. Quando iniziamo a avere paura di sbagliare qualcosa e la paura ci impedisce di andare avanti e ci rinchiude poi in una zona di comfort che non è più una zona di comfort ma una prigione, allora in quel caso bisogna trovare i mezzi, l'opportunità, l'occasione di poterla superare, di poter andare avanti, di poter portare a termine il proprio progetto, la propria idea. Il mio migliore consiglio è sempre quello di farsi un piano, di dividerlo in varie parti e darsi una ricompensa per ogni parte realizzata. È molto più facile fare tante piccole cose messe insieme che farne una sola grande e gigantesca. Ora, sperando che i miei amici non mi rompano più le scatole sul fatto che lascio le cose a metà e spero di riuscire a fare gli ultimi progetti, le altre cose in maniera completa quanto prima è possibile. E sul fatto che sicuramente dopo che ho registrato questo video mi tocca andare a recuperare per l'Arbor, anche se so che sono una valanga di ore e probabilmente mi addormenterò durante la visione. Se questo video vi è piaciuto potete mettere un like, iscrivervi al canale e condividerlo con i vostri amici per darmi una mano a far crescere il canale, ma ancora di più se avete delle idee, dei suggerimenti, dei commenti o vi va semplicemente di chiacchierare potete scriverlo nei commenti. Sarò ben lieto di leggere quello che avete da dire. Bene o male, siamo tutti dei procrastinatori seriali, tutti quanti rimandiamo o lasciamo delle cose a metà, così mi fate sentire anche meno solo. Detto questo, con me, se vi va, ci vediamo nel prossimo video. See you next!